Bentrovati! Eccoci nuovamente qui all'appuntamento del venerdì con Book Crossing. Oggi vi parlerò di un libro molto particolare. Mettetevi comodi. Il Mattino dei Maghi è un saggio pubblicato nel 1960 da Lewis Powells e Jacques Berger, entrambi appassionati di occultismo. È considerato tra i testi appartenenti al filone del cosiddetto realismo fantastico. Parte dell'opera riprende temi toccati nei racconti di Lovecraft e negli scritti della Società Teofisica. L'obiettivo di quest'opera, come espresso nell'introduzione, è quello di suscitare nel lettore un dubbio costruttivo su ciò che ci circonda, sollecitazione ad ulteriori visioni del mondo, con la messa a fuoco, incrociata, di fatti apparentemente diversi che si presentano con fenomenologie inconsuete. Inoltre, la proposta di peregrine ipotesi le quali, per quanto da Chito opinabili, siano in grado di far escogitare ragionevoli sospetti. Spesso nell'opera sono citate testimonianze di autori che, in illo tempore, erano ancora poco noti, in Francia come in Italia. Il libro è diviso in tre parti. Nella prima vengono trattati temi quali le civiltà scomparse, ad esempio gli abitanti della leggendaria isola di Atlantide, e le società segrete come i Rosacroce. La seconda parte è interamente dedicata al nazismo mistico, visto come chiave di lettura dell'intero fenomeno hitleriano. L'ultima, invece, è riferita alla potenzialità dell'uomo come essere vivente, da un'analisi di quelle che sono state alcune grandi menti del passato e ciò che potrebbe essere il suo futuro. Il libro diede scandalo in quanto poneva sullo stesso piano scienza e ciò che spesso non siamo disposti a ritenere tale, vale a dire la magia, l'occultismo, le tradizioni esoteriche ed iniziatiche, nell'affrontare l'evoluzione dell'arte e della tradizione europea alla modernità. Mentre Leonardo da Vinci teorizza che l'arte deve essere un'imitazione razionale e scientifica del reale, il secolo della prospettiva afferma il metodo oggettivo del carattere matematico-scientifico delle arti figurative. Il Seicento segna la rottura fra arte e scienza, fra creazione e rappresentazione. Chi critica la scientificità del libro afferma, di solito, che i due autori mescolano confusamente esoterismo, pillole di scienza e contenuti di altre discipline per arrivare a scrivere una sorta di trattato di storia alternativa. Invero, quell'ulteriore fondamento metodologico per questo loro tema di ricerca, i due autori francesi hanno inteso esplicitamente valorizzare proprio quanto affermato in illo tempore che un noto accademico orientalista, René Grousset, che ha detto: ciò che noi chiamiamo storia, ossia questo succedersi di imperi, battaglie, rivoluzioni politiche, per lo più sanguinose, è veramente la storia? Vi confesserò che non lo credo e che mi capita, guardando i testi scolastici, di cancellarne quel pensiero un buon quarto. E io farei anche tre quarti. La storia vera non è quella del va e vieni delle frontiere, è quella della civiltà. E la civiltà, da una parte, è il progresso delle tecniche, dall'altra il progresso della spiritualità. Ci si può domandare se la storia politica non sia in buona parte che una storia di un parassita. Dal punto di vista materiale, la storia vera è quella delle tecniche, mascherata dalla storia politica che l'opprime, che ne usurpa il posto e perfino il nome. Ma ancor di più, la storia vera è quella del progresso dell'uomo nella spiritualità. La funzione dell'umanità è quella di aiutare l'uomo spirituale a liberarsi, a realizzarsi, di aiutare l'uomo, come dicono gli indiani in un'ammirevole loro formula, a divenire ciò che è. Ciò che avviene nel mondo presente è potuto avvenire nei tempi antichi su un altro piano di conoscenza, sì che la leggenda dei Rosacroce e la realtà di oggi si illuminano reciprocamente, bisogna guardare le cose antiche con occhi nuovi. Questo aiuta a comprendere il futuro. E voi piccole stelline che ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Un bacio. Ciao belli!